è arrivato il momento più triste, cioè la partenza da un posto fantastico. Titolare della struttura, figlia del titolare, Viviana. Sara la conoscete. Viviana sta sistemando la nostra casina perché arrivano altri ospiti. E niente ragazzi, Lupo è qui sotto, ogni tanto si sposta. Aspettate, dove sta? Eccolo Lupo! Bene, ultime foto, ci siamo ripromessi di ritornare, non vediamo l'ora, però oggi si parte, direzione Montevideo. Ciao ragazzi, e grazie di tutto. Grazie a tutti. Grazie di tutto. Grazie a voi. Lupo, Lupo, Lupo neanche ci saluta. Lupetto, Lupo. Lupo sembra dispiaciuto che ce ne andiamo. Ciao Viviana, grazie di tutto. Ciao, ci Grazie vediamo di tutto. dopo. Stiamo a pulire. Siete- Chi arriva prima il volo tra ospiti. Siete troppo gentili, troppo. Grazie di tutto. Buon lavoro. Ciao. Buona fortuna, buon viaggio, buona vita, buon tutto. Torni nelle Marche? Io vado. Sì? Come dico, mi gustaría. Mi piacerebbe. Ma Tu ragazzi, ormai? no, lui non conosce. non conosce solo Roma. Puoi ir a mangiare la carbonara, che non l'abbiamo Vero che non Así devo che imparare a meglio farla che bene. in corridoia, con prodotti italiani. Imparo a Dai, farla dai. bene, la Torno facciamo. quando io finisco di lavorare, così sto tutto il giorno tranquilla. Ciao. 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 Andiamo Ciao, ragazzi. Molta Buon fortuna, viaggio. Grazie, grazie, grazie. Come si dice, per fortuna che flaca. No flacca ma pequeña. Grazie ancora. Ciao Lupo! Lasciamo Punta del Diablo con particolare dispiacere, ma il viaggio deve continuare. Dopo 10 notti abbiamo lasciato la struttura Giramundus. Ci è dispiaciuto tantissimo perché siamo stati accolti in una maniera senza parole. Ci è dispiaciuto anche perché il posto è stato sopra le nostre aspettative. Comunque ci siamo detti che torneremo forse nel periodo migliore, febbraio-marzo. Ma ora, come giusto e doveroso, si riprende il viaggio. Non faremo la stessa strada dell'andata, ma bensì passeremo per l'interna, passeremo nella cittadina di Minas che ci hanno detto dovrebbe essere abbastanza caratteristica. Il percorso è circa un'ora in più rispetto alla strada principale, quella più veloce, ma abbiamo tempo e come sempre facciamo una strada alternativa. Andiamo ragazzi. 5 ore di moto per oggi. Non vi abbiamo detto che a Montevideo ci aspettano altri 2 motociclisti che hanno spedito la loro moto nel container insieme alla Tenerona, Beppe e Valeriano. Poi stasera ve li faremo conoscere. Sulla nostra destra la Lagunas Negras. Strada pianeggiante, siamo intorno ai 155 metri di quota, sempre costanti da quando siamo partiti. Ogni tanto qualche piccolo avvallamento, ma comunque piacevole, bellissima. Guardate le palme a destra e a sinistra della strada. Altra cosa, abbiamo incontrato 2 motociclisti. Dalla moto ho capito che dovrebbero essere uruguaiani o brasiliani, sono dei modelli di moto che noi non abbiamo in Europa, ma tutti ci hanno salutato con il classico saluto tra motociclisti. Ecco, questi sono i saliscendi che si trovano lungo la strada, massima pendenza, massima altezza. Direzione Castillos. Che spettacolo! Saranno 40 minuti che camminiamo e continuamente intorno a noi palme a perdita d'occhio. Oggi facciamo un altro po' di allenamento per la ruta 40, vediamo anche come si comporta la Tenerona quando è stracarica. Il fondo è compatto, però ogni tanto si trovano dei mucchietti, fanno un po' spacchettare l'anteriore. Velocità, si viaggia tranquillamente intorno a 70 km/h.
Comunque questa è la strada che ci è stata consigliata da Google, ma quello che abbiamo capito è che qua in Uruguay le strade asfaltate sono veramente poche. Praticamente per andare a Minas l'unica strada è questa. E da quel che vedo in teoria abbiamo ancora 37 km per riprendere la strada asfaltata che appunto ci porterà a Minas. Sono circa 40 minuti che non incontriamo un'auto, quindi tenerona, fai la brava, anche se sei carica noi ti vogliamo comunque molto molto bene. Che spettacolo! Volevamo dirvi che non vi abbiamo parlato tanto di come siamo arrivati a Roberto e a Viviana e come siamo arrivati al village Giramundos. Ve lo racconteremo, vorremmo farci un video dedicato proprio al loro lavoro, alla loro vita e alla loro accoglienza. Ci era stato detto una cosa da Claudio, che è stato il nostro tramite con Roberto. Arriverete da clienti e ripartirete da amici, così è stato. Un abbraccio grande a entrambi, un abbraccio a Bianca e al suo ragazzo e alla loro infinita disponibilità. Condivido al 100% ogni singola parola appena pronunciata da Sara. La prima auto dopo altri 10 minuti di strada sterrata, abbiamo capito che è molto trafficata questa strada. Sento Sara dietro che non proferisce parola, e quando Sara non proferisce parola significa segnale di pericolo, quindi attenzione. Siamo arrivati a quasi 300 metri di quota, una cosa stranissima per l'Uruguay. Le condizioni della strada sono un po' peggiorate. Uno dei cerros più alti dell'Uruguay. Questa parte interna dell'Uruguay, oltre a regalarci la strada sterrata, ci sta regalando un saliscendi, un territorio estremamente collinare che per loro rappresenta un territorio quasi montuoso. Dopo quasi 40 km di strada sterrata riprende l'asfalto. Fermi per una pausa acqua. Tengo un Fiamobile, más grande. Ah! Tengan suerte. Grazie. Il signore di prima ci ha anche detto: tengo una Fiat, ma il motore della mia macchina è più piccolo del motore di questa moto. Fantastico, buona suerte, buon viaje. Ripartiamo, ricomincia lo sterrato. Ponte, il rifacimento. Pezzettino di asfalto e poi l'immancabile sterratone dell'Uruguay. Stavolta ci siamo forse in maniera definitiva, vedo una rotonda e da qua dovremmo andare a sinistra e la strada sterrata finisce veramente questa volta. Ora direzione Minas, 106 km, ora di arrivo 2 qualcosa del pomeriggio. Prima però Aigua. Mezzi a 2 ruote con carri posteriori, lì sì ragazzi che c'è tanto spazio per lo stivaggio dei bagagli. Guardate questa strada, che figata però. Minas, 75 km, prima Aigua. Le poche alture del paesaggio uruguaiano. Strada infinitamente dritta. Cinque chilometri fa abbiamo visto un cartello Camino Sinuoso.
Abbiamo fatto 4-5 km di saliscendi, di curve tutte molto ampie, bellissima questa strada e ovviamente tanto trafficata come potete vedere. 38 km a Minas. Comunque, nonostante la Tenerona sia stracarica, la sento molto bene, l'abbiamo settata abbastanza bene con le sospensioni, i carichi penso, poi ci faremo un video pippone super dettagliato per capire come sono distribuiti, però ripeto, su queste curve ampie la sento molto stabile. Circa 350 metri sul livello del mare e quelle che abbiamo appena visto dovrebbero essere tra le cime più alte dell'Uruguay. Sappiamo infatti che la montagna barra collina più alta dell'Uruguay è il Cerro Catedral con 514 metri sul livello del mare e oggi ci siamo passati davvero vicini, la zona del Cerro Catedral è proprio questa. Siamo nella periferia di Minas, abbiamo fatto 253 km da quando siamo partiti senza fermarci mai. Bisogna iniziare a cercare un distributore. C'è anche una fontana, piscina. Sì, qualche chioschetto di là c'è, anche qua. Se sono queste tende, pensavo di poter stare all'esterno, vicino alla Tenerona. Intanto ho mandato Sara a vedere com'è la situazione del ristorante, se c'è qualcosa di veloce da poter prendere, tipo takeaway, un hamburger, qualcosa di velocissimo, perché abbiamo ancora 140 km per arrivare a Montevideo e non vorrei arrivare tardi questa sera, anche perché, ripeto, Beppe e Valeriano ci aspettano. Guardate Sara com'è attenta. Comunque oggi 60-70 km di bel sterratone, perché in alcuni tratti la strada non era proprio messa bene, la moto è stracarica. Guardiamo alcuni punti fondamentali. Hanno lavorato abbastanza. Controlliamo i bagagli insieme. Sembra tutto a posto, tutto in ordine. Siamo agli inizi, quindi è giusto ogni tanto vedere se qualcosa non va proprio come deve andare. Grande Tenerona number one. Nel frattempo Sara si è proprio sistemata a dovere. Tenerona sempre a vista. Hamburguesa per me, ovviamente più carica, quella di Sara un po' più scarica. Hamburguesa anche per me, ma comune. Buen almuerzo a todos. Comunque qua a Minas i prezzi sono molto più bassi, perché l'hamburger di Sara è sui 5 euro e il mio hamburger super carico sui 6 euro. Comunque è passata la polizia, mi ha detto di togliere la moto perché non può stare là. In fretta e in furia sono andato a partire e non ho visto il paletto. Guardate, ora è un po' leggermente piegato. Chiedo scusa al comune di Minas. La Tenerona ne è uscita quasi incolume, un piccolo graffietto di guerra qua, un altro piccolino qua. Vedete, questo punto qua è dove ha toccato più forte, e anche qui un graffino qua. Questi pezzi sono in carbonio, sono molto resistenti, ma ne ha diversi segni di guerra la Tenerona. Stiamo bene. La gente è molto rilassata, spesso seduta nei locali. Pale eoliche a circa 70 km da Montevideo. Il vento soffia evidentemente regolarmente. Arrivati al casello, vediamo se come sempre c'è il passaggio sulla destra per moto e biciclette.
Moto e bici sulla destra, non bisogna pagare. Ma io ci passo qua? Sì. Quindi confermato che in Uruguay le moto non pagano il pedaggio per l'autostrada. Montevideo, il cielo sembra aprirsi, siamo quasi vicino al mare, in prossimità di Atlantida, dove abbiamo preso i tramezzini giganti, non so se vi ricordate. L'aria ora è leggermente più fresca perché appunto penso che arrivi dal mare. Oggi abbiamo fatto 340 km alla partenza, 70 km di sterrato, chiuderemo la giornata intorno ai 400 km, tappa tranquillissima. Tenerona voleva buttare giù un paletto, quasi ci è riuscita, piccoli segni di guerra come già detto, ma fa parte del viaggio, fa parte della storia della moto. L'importante è che vada tutto bene, come dico sempre. E poi non è neanche la prima volta che mi capita, un'altra volta mi è capitato in Francia, sempre un paletto basso, sempre con la fretta perché un vigile mi aveva detto che dovevo spostare la moto, quindi vai a partire e non lo vedi per niente il paletto, vuoi solo spostare la moto in velocità onde evitare discussioni e patatrack. Nel mio caso si chiama sveglia marmotte, bisogna stare più attenti. Il traffico già vediamo che è cambiato, comunque ancora molto scorrevole. Stiamo riprendendo la stessa strada, questa, che avevamo compiuto uscendo dall'aeroporto in taxi. Siamo in zona Carrasco. Comunque per chi viene a Montevideo per la prima volta, l'ingresso non si presenta male. Grande macchina customizzata. Comunque c'era traffico il 12 di dicembre, c'è traffico oggi che è il 3 di gennaio. Ecco la bandiera sulla piazza di Tres Cruces di un mese fa. Stavolta non saremo in questa zona, ma una zona più vicina al centro. Qua subito a destra mi infilo. Ricordi qua che passavamo a piedi? Oramai Montevideo la conosciamo come le nostre tasche, l'abbiamo girata in lungo e in largo sempre a piedi, anche se parliamo di 1,8 milioni di abitanti, città molto vivibile e molto verde. 800 metri, 2 minuti all'arrivo, che verde anche questo, ok. Qua in fondo al semaforo dobbiamo girare a sinistra e in teoria dovremmo averlo sulla destra. Questa è la via principale. Dovremmo essere quasi arrivati. Eccolo. Ci siamo. Il parcheggio per la moto è là in fondo. Per la moto ci hanno fatto uno sconto, il parcheggio ce lo fanno pagare 4,50 €. La struttura dovrebbe venire 66-67 euro. Stavolta nessun appartamentino perché saremo solo una notte, quindi toccate e fuga. Ci apre e viene giù lei, ecco, sta aprendo, viene giù per indicarci il posto dove mettere la moto. Se ci diceva il numero andava bene uguale. L'ho chiesto, ma mi ha detto io vao e te dico. Perfetto. Top ragazzi. Ora scarichiamo tutto, doccia e andiamo ad incontrare Beppe e Valeriano. Ma dove andiamo?
Andiamo a Plaza Indipendenza dove ci incontreremo con Beppe, la sua signora credo, e Valeriano. Arrivate a Piazza Indipendenza, ora vediamo se li troviamo. Nel frattempo vi facciamo vedere mentre ripiegano la bandiera. Sono le 7:15 di sera, penso che sia un'operazione che si ripeta tutti i giorni. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Finalmente ci conosciamo! Mi mancherebbe. Questo è Beppe, ragazzi, i primi italiani che rivediamo dopo quasi un mese. Eccoli qua. Tutti con più esperienza della nostra, quindi ora vediamo di prendere qualcosa da loro. Big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do.